È lei o non è lei? Ma certo che è lei. In prova la nuova CF Moto 450 MT e onestamente la volevo provare già da un po', solo che qua in Sicilia provare una moto diventa veramente complicato e quindi è venuto in soccorso il buon Riccardo, grazie Ricky, Riccardo, proprietario della moto. Sono messo lì piatuso e ho detto Ricky guarda mi piacerebbe provarla e lui mi fa va bene Federico basta che non me la distruggi, diciamo che ci siamo andati vicino. Esteticamente come è fatta? A me piace tanto, al di là della colorazione, ricorda un po' le Maxi Adventure moderne, anche un po' dakariane. E ha una linea molto filante, molto carino anche questo faro full LED. Devo dire che esteticamente ha il suo perché. Non so se è perché è una novità, comunque quei pochi chilometri che ho fatto tanta gente si è fermata a chiedere ah Federico ma come va? No, non mi conoscevano, però mi chiedevano come va questa moto, sono curioso, sembra carina, qua, là. Le sospensioni sono delle Kayaba da 200 mm di escursione, la forcella 41 di diametro, regolabile sia in compressione che in estensione che il precarico, mentre il mono soltanto compressione e precarico. L'altezza della sella è di 820 mm, saranno contenti i meno alti. Io che sono 1,90 diciamo che sto con un sacco di patate, fa bene a chi è poco alto, io sono un po' rannicchiato. Quasi obbligatoria la sella rally per chi è più alto, cerchi a raggi tangenziali tubeless, 21 davanti e 18 dietro, per farci capire che l'idea di questa moto non è soltanto farci della strada. Monodisco anteriore e posteriore, non chiedetemi che marca sono, non ne ho più pallida idea. Sono le marca Juan. Guardate un po' che bello questo TFT da 5 pollici. Intanto ci sono tutte le informazioni che ci servono, quindi la marcia, i giri motore, la velocità, l'autonomia, con anche i chilometri residui, l'orario e tutto il voltaggio della batteria. Con questi tasti, finalmente pochi tasti fatti bene, entriamo nel menu. Qua ci dà tutte le informazioni base della moto. Possibilità di collegare il telefono, l'interfono per ascoltare la musica, come dicevo possibilità di cambiare il layout dello schermo e finalmente questo comodo tasto che tenendolo premuto si disattiva sia l'ABS che il controllo di trazione. Sì, abbiamo anche il controllo di trazione, non so cosa possa servire, poi vi spiego. Da un lato un pelino scomodo che ogni volta che spegniamo la moto si riattiva l'ABS, cosa comoda dal canto suo è che effettivamente possiamo disattivare sia l'ABS che il controllo di trazione anche in marcia. Molto comode queste prese di ricarica al lato della torretta, una USB-A e una USB-C. Quindi cosa interessante è invece la possibilità di regolare il cupolino, anche se mi sa un po' di plasticazza. Cosa che ha fatto storcere un po' il naso, peso dichiarato stiamo sui 180 kg. A secco, comunque anche con i stiamo sotto i 200 kg. Il motore è un bicilindrico di 449 cc di cilindrata che eroga 42 cavalli e 44 Nm di coppia a 6500 giri. Devo essere onesto, l'ho trovato un pelino pigro, ma andiamo con ordine. E fa un bel rumore. Intervallo di manutenzione ogni 5000 km, ma da quello che ho capito probabilmente lo estenderanno fino a 7500 km. Discorso consumi, siamo su un percorso medio intorno ai 25 km con 1 litro, consuma poco. Occhio però che ne fa 17 di chilometri al litro in autostrada, proprio perché gira in sesta tanto alto di giri a 130. Ma allora Federico, come va sta moto? Allora vi dico, su strada sapete che non è il mio habitat preferito, però devo dire, una volta saliti
si sta bene sopra la moto. Io che sono 1,90 sto un pelino, insomma, si sta un pelino incassati, e il fatto che la sella è molto vicina alle pedane, insomma, le ginocchia stanno tanto piegate. In città si destreggia bene, ottimo l'angolo di sterzo che aiuta anche nelle manovre da fermo. A essere sincero non ho, come dire, percepito nessun calore proveniente dal motore, e quando si attivano le ventole il rumore è veramente impercettibile. Nel complesso l'ho trovata facile da guidare, maneggevole, e soprattutto chi ha già avuto esperienza con le Pirelli, con le gomme Pirelli Scorpion Rally STR, si troverà sicuramente a suo agio. Queste sono la copia identica cinese. Si chiamano Ambro 04. Wow! E quindi molto bene su strada, e in fuoristrada leggero diciamo che fanno il loro. Che cazzo è questo? Buonasera, come va? Tutto bene? A posto? Le piace questa moto? Ma cosa sta cercando? Cosa sta cercando? Vittorio Emanuele, che te do re. Monetine. Ah sì? Monete do re. Vittorio Emanuele. Quanto riguarda il motore, essere sincero mi aspettavo qualcosina di più. È vero, come dico sempre, sono abituato male con le KTM e cose. Però per essere anche un bicilindrico mi aspettavo, non dico un po' di brio all'inizio, ma dice almeno qualcosina in più in allungo, e invece no. Altra cosa invece che i rapporti sono molto ma molto corti. Più di una volta mi è capitato che ero a 80 in sesta e io invece cercavo un'altra marcia per salire. Forse però la cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è questo effetto on-off dell'acceleratore. Nei tornanti o anche in città o sei bravo a giocare con la frizione oppure stanca. Allora, dalla regia mi dicono che presto uscirà un aggiornamento proprio per questo problema di on e off. Questi rapporti un po' corti diciamo che potrebbero dar fastidio quando si fa strada o comunque lunghi trasferimenti, che a 120 si viaggia sui 7000 giri, e proprio lì ho accusato un po' di vibrazione soprattutto sulle pedane. Cosa mi è piaciuto tanto? La frizione. La frizione è davvero molto molto morbida, sembra finta, sembra che non ci sia. L'innesto delle marce è pulito e sembra quasi una frizione idraulica. Non so come caspita abbiano fatto, ma tanto di cappello per la frizione. L'altra cosa che non mi ha proprio gustato appieno sono i freni. Come vi dicevo, monodisco all'anteriore, non mi sono sembrati, soprattutto l'anteriore, modulabile, soprattutto per fermare la moto dobbiamo mettere un bel po' di forza. Invece onesto il posteriore. Ma passiamo a quello che ci interessa invece, fuoristrada. Ecco. Scusa Riccardo, diciamo che avevo poco tempo per provarla, mi dovevo fermare un po' prima, però mi dava tanto di quel gusto che alla fine mi sono sparato più di 80 km in fuoristrada. Bravo Federico, così ti voglio. Il fatto che si è incastonati dentro la moto quando si vuole guidare in fuoristrada seduto non è così grave, però ti fa sentire un po' meno quello che succede sotto la ruota anteriore. Niente di tragico. Da dove si sta seduti al manubrio c'è un bel po' di spazio, quindi quando si vuole in qualche modo governare la moto, ecco, non ci si può avvicinare più di un tot. Molto meglio quando si guida in piedi, che si riesce a stringere molto bene con le gambe, ed effettivamente il manubrio è abbastanza alto, quindi sono, come dicevo, 1,90, non ho proprio sentito la necessità di avere dei riser, anche perché giustamente se vogliamo sentire meglio quello che c'è sotto la ruota anteriore dobbiamo stare leggermente chinati in avanti. Allora, il motore in fuoristrada nel complesso va bene, la cilindrata è quella giusta, l'unica cosa è che mi sarebbe piaciuto un pelino più di brio in uscita di curva, oppure quando si vuole saltare un ostacolo o un canale, insomma si fa un po' di fatica, ecco, quello anche perché comunque la moto è pesante, quindi avere la possibilità di dare un colpo di gas e far alzare un po' l'anteriore, ecco, quello non sarebbe guastato. E le sospensioni invece, sono sincero, non le ho capite, perché all'inizio sembrano copiare le asperità, poi diventavano eccessivamente rigide, ma non andavano a pacco, e quindi poi mi ritrovavo
tutte le asperità sulle braccia e con il mono che tendeva anche un po' a saltellare. Povera Insta 360 X4 che ne ha avuto la certezza. È vero che possono essere regolate, questa da quello che ho capito è configurazione standard. Immagino che regolandolo un po' il precarico, ammorbidendo l'estensione, la compressione, forse si può ottenere qualcosa di meglio, ma non mi aspetto miracoli. Forse mi aspettavo qualcosina in più dalle Kayaba. Allora, che dire, nel complesso sì, mi è piaciuta tanto, mi ha dato gusto nel guidarla in fuoristrada. Ci sono delle cose da aggiustare, regolare un pelino le sospensioni, forse con una rapportatura migliore, cambiando, non so, corona o pignone, aggiungendo un dente, si riesce a viaggiare senza sforzare troppo il motore. Aprendo qualcosa riguardo la centralina, scarico, sicuramente si può ottenere qualcosa di più dal motore. Però effettivamente è una moto facile da guidare. Per i neofiti secondo me è la moto ideale se vogliono fare anche del fuoristrada. Per carità non è la più leggera, ma poi alla fine è sempre una coperta corta se si vuole fare sia strada che fuoristrada. Quindi per 6.000 euro non credo si possa ottenere meglio al momento. Ecco, ci sono alcune cose che dicono per 6.000 euro. Allora, come potete vedere, la pedana del cambio si piega e anche... dov'è qua? La pedana del freno. Le pedaline, per essere quelle standard, sono già abbastanza ampie. Pensate un po', abbiamo anche gli specchietti piegabili di serie, ma che caspita! Abbiamo anche i paramani, l'unica cosa, non aspettatevi miracoli, Riccardo lo sa bene che ieri ha appoggiato la moto e si è rotta la leva. Di serie abbiamo anche questo paracoppa. È sottile come una lattina, quindi cercate di non sbattere all'inizio. Non so se ci sono già dei paracoppa aftermarket, spero di sì, perché se fate fuoristrada lo distruggerete ben presto. Anche perché consideriamo che è una moto, lo posso dire, è una moto cinese. Allora, sul marchio CF Moto sono abbastanza tranquillo. È vero che essendo una moto nuova... probabilmente i primi possessori faranno un po' da cavia per capire come si comporta o se ci sono problemi congeniti, e si sta anche a vedere CF Moto come si comporterà a riguardo. E sono anche molto contento che finalmente stiano uscendo queste moto a prezzi onesti con le quali ci si può divertire e che faccia capire alla gente, soprattutto ai neofiti, che non servono 1000 cavalli per fare tutto, ma ci si può divertire in sicurezza con moto piccole, leggere e facili da guidare. Bravo Federico, da quando è che hai messo questo giudizio? Ma adesso passiamo alla moto... Ma adesso passiamo la parola a Riccardo, il possessore, perché vi voglio fare qualche domanda e capire un po' di cose. Allora Riccardo, intanto grazie. Non è da tutti. Cioè, è un piacere. Ma che piacere, insomma, non tutti sicuramente avrebbero avuto l'idea di lasciarmi la moto. Allora, una sola domanda. Perché hai acquistato questa moto? Allora, ho acquistato questa moto perché, premessa, io stavo spulciando l'800, quindi l'MT800 sempre della CF. Poi mentre spulciavo l'800, che comunque per me la concezione di moto per fare queste cose è una moto comunque abbastanza snella e agile, e quella è grossa e più simile al GS. E mi si è presentato, non mi ricordo se era la pubblicità o qualcosa, di questa 450, che esteticamente mi ha fatto innamorare subito, quindi la prima cosa è stata l'estetica, mi è piaciuta un sacco da subito. Il prezzo sembrava veramente ottimo, perché con 6.300 euro uno la mette in strada. E poi pian piano comunque sono andato guardando tutte le varie caratteristiche. Il motore è quello che tutti, diciamo, un po' criticano all'inizio, perché dici minchia un 450. Però immagino che per un, come dire, neofita... Sì, è la mia prima moto, però comunque prima di qualsiasi cosa ho aspettato comunque le prove per vedere anche di come la gente la guidava, cioè, o meglio, di cosa diceva del motore in sé, quindi se era valida oppure meno. Un pro e un contro. Un pro... Innanzitutto se ci sono pro e se ci sono contro.
Allora, i pro sono sicuramente l'occhio, l'estetica fa parlare, cioè la gente mi ferma sempre, io cammino con amici che hanno, anche te ora, con il Tracer GT 900, oppure con la 765 da Street Tripolo, quella nuova, cammino con loro e la gente si ferma a guardare me, cioè loro che hanno e mi chiedono a me, ma come ti trovi così, colà, perché? Perché si è piazzato in una categoria che ti permette di fare più o meno tutto, con ovviamente il giusto compromesso, e però crea tanto appeal. Quindi assolutamente il pro è tutto dettato dall'estetica, dalle funzionalità, dal GPS. Io vedo tutto con l'app, con 6.000 euro ti porti a casa un sacco di roba. Il contro secondo me può essere il motore, che alla lunga può risultare piccolo. Cioè io sto cominciando ora a guidare, ho 1300 km sul groppone, e già ieri mi sono andato a infrattare nelle pietre, ma questa è un'altra storia. Però lo sento che magari in autostrada un minimo di brio in più lo vorrei, perché comunque i giri li tiene alti, anche perché il cambio è corto, lo si vuole usare principalmente per strada, e il motore che a un certo punto potrebbe risultare appunto piccolo, anche se devo dire che ho visto tanta gente nei gruppi di Facebook eccetera eccetera scendere da Africa Twin, da GS, da Itenere per prendere questa, quindi un qualcosa ce l'avrà per far fare questa scelta a persone abituate a portare moto più grandi. Ecco. Esatto. Va bene Ricky, grazie mille, adesso andiamo a controllare i file. Grazie a te per avermi firmato la moto, fagliela vedere come hai firmato oggi. Ecco perché stamattina mi hai chiesto, ma l'hai pulita? Va bene. Vabbè Ricky, la recensione la potevi fare tu. Niente, spero di avervi detto tutto, se ci sono altre domande fatemele qui nei commenti, se non rispondo io risponderà Riccardo. E sono finite le riprese. Vediamo la lente. Sì, lì, perfetto, proprio lì, sulla lente. Ah!